Buongiorno amici da Sirmione, guardate che giornata spettacolare, forse una delle ultime perché vedevo le previsioni che da domani inizia a cambiare, poi ci saranno giorni di pioggia, quindi ho pensato esco e mi faccio un bel po' di video. Sentite la tranquillità dell'acqua, volevo dire la tranquillità che trasmette l'acqua. Questo è il rumore che a me piace, che ascolto fin da bambino e che mi rilassa. Sapete quando avete quei profumi, specialmente le donne che hanno un olfatto molto sviluppato, comunque anche per gli uomini quei profumi, l'uomo magari più per quei ricordi visivi, no? Anche uditivi, che li sentite a qualunque età e vi riportano a un certo periodo della vostra vita, no? Sentite un profumo, voglio dire, vedete qualcosa, sentite dei suoni e vi riportano a un momento specifico della vostra infanzia. Ecco, il rumore del lago, il suono del lago mi riporta a dei periodi di quando ero bambino. No, scusate, ho sentito Stefano, sono girato perché mi chiamo Stefano, però non sono io. Se non vi dispiace, io adesso metto gli occhiali da sole, la berretta possiamo far senza perché fa caldo, intanto guardate che sono puliti, sì. Magari mentre cammino, oggi volevo dedicare la puntata, anche se non entrerò oggi perché volevo entrare un altro giorno, fare una puntata specifica, sinceramente non ho voglia di fare le scale, di salire fino là sopra stamattina, anche perché voi sapete che mi sono appena ripreso l'influenza, è stata molto impegnativa, non sono ancora a 100 come energia, quindi non ho voglia di sedere là sopra, poi c'è un vento, vedo già forte della bandiera là sopra, quindi vi racconto qualcosa del Castello Scaligero magari da qui, Ah, ecco qua, anche qui. Ah, peraltro ieri passavo da Peschiera e ormai Peschiera, sapete attraverso i miei video che Peschiera è abbastanza scenografica e quindi passando in macchina, però non mi sono fermato, ieri sera ho visto che nel centro c'erano delle proiezioni sui muri dei cuori, delle cose esagerate per San Valentino, ma andrò di sera a farvi vedere perché ormai dopo il Natale che abbiamo visto a Peschiera sappiamo che Peschiera e il Garda insomma ci danno dentro, si fanno notare, no? Allora direi, mentre magari facciamo due passetti qua, vi racconto un po' del castello. Beh, immagino che la maggior parte di voi sappia che la storia del Castello Scaligero è strettamente legata alla famiglia della Scala, no? Famiglia che ha dominato la regione di Verona e non soltanto del lago di Garda dal XIII al XIV secolo. E questo castello probabilmente fu costruito intorno alla metà del 200, periodo naturalmente di maggiore espansione del potere scaligero. Non è l'unico castello scaligero, ma la maggior parte dei castelli scaligeri sono stati o costruiti o fortificati da questa famiglia. Poi ecco, nel corso dei secoli il castello subì diverse modifiche e ampliamenti, adesso passando poi ci avviciniamo e le vediamo, e le mura si furono un po' adattate anche a scopo difensivo e dopo la caduta degli Scaligeri il castello passò sotto il controllo della Repubblica di Venezia, infatti vedremo anche lo stemma tra poco entrando che lo mantenne e lo potenziò ulteriormente. Adesso avvicinandomi io vi faccio vedere una cosa molto particolare che è il porto fortificato e da quanto ricordo, avendo visto gli altri castelli, credo che questo sia l'unico ad avere un porto fortificato. Ora lo vediamo, aspettate che passo di qua e mi avvicino, aspettate un attimo, passa il furgone, intanto facciamo inquadratura, andiamo di là a vederlo. Intanto vi faccio vedere anche di qua che stanno preparando tutto per San Valentino. Ah, ecco qua. Cosa c'è? Ma uno si fa la foto qua dietro? No, pensavo che si facesse la foto, ma che cade in acqua qua. Quindi come fai? Non so.
Oh. The ducks. Come? Don't forget the ducks. Don't forget. As part of your interview, your the Ah. ducks. Ah, ok, ok. Animals. Ok, thank you so much. That's a nice machine. Yes, ok. Io non ho capito molto cosa dicevano, però vabbè, contentiamoli. Cioè, dei tax. Dove erano dei tax? Boh, io non sono fortissimo con l'inglese, io non capivo cosa dicevano. Comunque, mi viene in mente Alberto. No, mi è venuto in mente Alberto Sordi. Cioè, qua ci volevano Alberto Sordi, vi ricordate quando faceva finta di parlare, che lui ci credeva veramente di parlare bene americano e gli altri non capivano nulla. Mi sembrava la scena che dicevo yes, ok, yeah, of course, e l'altri ok, cioè, praticamente non ci stavano capendo. Vabbè. Allora, questa è, come vedete, appunto è il porto fortificato, perché poi lo vedremo anche dall'altra parte. Lì dentro non c'è il castello, ma il castello inizia da qui, ma quello è il porto fortificato. Poi di lì, vabbè, qua c'è tutta la spiegazione, che più o meno è quello che vi sto dicendo io. Poi di qua vedete questo ponte che adesso è naturalmente un passaggio pedonale in muratura. Qui una volta invece c'era proprio il ponte levatoio, quindi che si alzava. Eccolo qua, adesso vedete soltanto un passaggio pedonale in muratura, cioè soltanto è un passaggio. Peraltro, se fate il giro con le barche che partono da lì, vedete, è molto suggestivo, perché oltre ad andare a vedere, e ve lo consiglio, le grotte di Catullo dall'esterno, che sono molto suggestive, peraltro il fatto che si chiamino grotte, non perché sono delle grotte ma una villa romana, ma la forma di come è stata costruita, tutti questi archi da lontano sembrano delle grotte. Intanto noi andiamo dentro. Di Catullo perché il famoso poeta parlava spesso della villa, sembra fosse appartenuta a lui, la sua famiglia, comunque ne ha parlato spesso, quindi ecco, Grotte di Catullo, ma è una villa romana. Quindi prendendo la barca da là, 10-12 euro a persona, vi portano delle grotte, vedete anche le terme di Sirmione, perché vi portano a vedere dove proprio escono le terme. Ma dopo in un altro video ci andiamo, ve lo farò vedere in un altro video, e vedete proprio le bollicine che vengono su, e poi ecco, passate alla fine del giro, passate proprio dentro le mura fortificate e passate qua sotto, qua vedete, e andate a concludere il giro qua. Quindi fate veramente, quel giro dura mezz'ora, 40 minuti. Poi io ho trovato un pazzo che, perché ha visto il video, quello ha fatto un momento in cui si è messo veramente a correre veramente tanto, è stato un momento anche di panico. Bene, io direi che per oggi, intanto faccio una panoramica sopra, che bello, direi che per oggi le nozioni storiche sono concluse, mi sono anche stufato e quindi oggi vado un po' a ruota libera. Allora, nel senso, parliamo un po' del più e del meno vedendo il posto. Vi faccio vedere poi le mura fortificate dall'altra parte, perché adesso passo a destra. Castello aperto, i prezzi sono bassi, cioè 2, 3, 4 euro, adesso non ricordo, poi in base anche all'età, alle convenzioni, eccetera eccetera. Che giornata fantastica, eh? Eccolo là lo stemma, vedete? Il leone veneziano, che lo trovate spesso anche sulle porte a peschiera, sulla Porta Verona sicuramente, Porta Brescia non mi ricordo. Qua Sirmione in Love. Bellissima questa via, ogni volta mi fermo a mostrare le palme, ragazzi delle scuole, ed è veramente bello il castello. E di là ci sono le mura fortificate, vedete. Io quasi mi prendo un cappuccio qua, no, non lo so, dopo vediamo, dai. Ho già preso un caffè prima, poi lo volevo prendere anche più tardi. Per esempio quelle sono le mura fortificate, quelle a sinistra del porto, ed è, poi non so se lo sapete, ma il castello di Sirmione è l'unico ad essere circondato ancora
ancora dall'acqua, e quindi questo lo rende ancora più suggestivo. Quando arrivate qui potete andare a sinistra, molti non lo sanno, ma Sirmione si estende, di là si va al Grotti Catullo, invece di passare dal centro si va di qua ed è bellissimo. Oppure vediamo se l'acqua lo permette, possiamo passare di qua, poi ritornare dall'altra parte. Comunque poi adesso finiamo il video qua, non volevo allungarlo troppo, volevo solo fare un giro. Ecco quelli di prima, stranieri, vediamo se mi dicono ancora qualcosa, io non capisco niente. Ecco, meglio. Che posto, eh? Là vedete si può salire, vedete sono sopra. Però oggi non c'ho voglia di salire. Però se vi interessa, sul canale ho fatto proprio un video specifico, documentario, dove sono entrato e l'ho raccontato. Ma lo farò ancora, È proprio adesso che non ho voglia di salire dentro il castello. No, mi sa che non si passa, vedo le persone ferme. Fatemi vedere. O si passa. Sì, si passa, vedete. Adesso io non lo faccio, però passate di qua e continuate, salite sulla via dove ero prima e poi adesso faccio un altro video là perché è bellissimo, guarda che passeggiata. Vabbè, ci facciamo un altro video. L'acqua in questo periodo è cristallina perché nessuno fa il bagno, le barche non girano, quindi è veramente molto bello. E che dire, io con queste immagini vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Devo imparare meglio l'inglese.